Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, anche ascendente Gemelli, Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore, utilizzando sempre la nostra tarologia evolutiva cooperativa con gli eventi del tuo destino, perché il tuo destino è già scritto, come vi ho spiegato nel video, destino e libero arbitrio, ma tu hai un potente strumento che è il libero arbitrio e la fede, con il quale puoi relazionarti in modo diverso a quello che è già previsto nel tuo destino, cambiando completamente gli effetti del tuo destino. Questa è una contraddizione in termini per la mente razionale, ma come migliaia di voi state già sperimentando, questo è l'unico approccio reale che possa esistere per farti realizzare il capolavoro della tua vita. Quindi, al di là se tu abbia una persona già o non c'è, vediamo l'energia dell'amore che sta bussando alla tua porta e ci andiamo a cooperare con essa, ok? Lo faremo con le carte danzanti, gli oracoli spagnoli, i tarocchi e i miei oracoli lui-lei. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo dalle carte danzanti e andiamo a vedere, anzi prima delle carte danzanti voglio vedere l'oracolo che ti esce in merito all'energia dell'amore per te in questo momento. Gli spiriti cosa ti dicono in questo momento, Gemelli? L'alba si avvicina. Allora, magari hai vissuto un momento un po' tormentato nelle relazioni, nell'amore, l'alba si avvicina. Mi viene in mente una frase bellissima, ricordati che l'ora più buia della notte è quella che precede l'alba. Magari alcuni di voi stanno vivendo dei momenti un po' particolari, un po' bui o semplicemente un po' ctoni sotterranei, no? Qua dice la luce all'orizzonte si sta svegliando, fai un passo verso quella luce, perché la bellezza ti sta aspettando. Fai un passo cosa significa? Abbi fede in questo evento che stai vivendo in questo momento, che può essere un evento dove non c'è nessuno, tutto è un evento, quello che stai vivendo in questo momento che mi stai ascoltando è un evento, c'è un Dio con te. Quindi qual è questo Dio? Magari siamo in un momento un po' più buio, un momento un po' più down, un momento che non significa peggiore, significa è un momento. Se noi lo estrapoliamo al di là del bene e del male, questo momento non ti fa male, ma ti permette di cooperare con l'evento. L'alba si avvicina, ok? È un momento straordinario questo che stai vivendo, qualcosa di incredibile, perché l'alba significa che hai fatto una morte mistica, una morte iniziatica e quindi dai un passo verso questa nuova vita, fede nell'evento che ti sta portando qualcosa di straordinario perché mai lo hai avuto prima. Ogni alba è sempre foriera di un nuovo inizio amoroso, che grazie a una morte simbolica tu, solo grazie alla morte simbolica, al regno octonio sotterraneo, all'oscurità che è oscuro fino a qua, che è spaventoso fino a quando non vedi l'oscurità come un aspetto della luce. Mi spiego? Ok. Vediamo la carta, le carte danzanti, cosa ci dicono in merito a questo momento che stai vivendo, Gemelli. Danza immersa in acqua. Beh, stiamo registrando questo video in estate, ovviamente è valido in qualsiasi momento. Danza immersa nell'acqua. Allora, se hai modo di avere un lago, un mare, il mare, un corso d'acqua, danza con l'acqua. Danza con l'acqua perché l'acqua purifica. Danza di potenza sessuale. Eh sì, perché quando siamo immersi nelle nostre emozioni, tu hai una potenza creativa, la potenza erotica straripante quando sei consapevolmente immersa nelle tue emozioni. Mi viene in mente questo aspetto, sai, non lo so se tu l'hai sperimentato. C'erano momenti in cui ero fortemente arrabbiata, triste e poi facevo l'amore, no? Con la persona di mio interesse in quel momento. Allora non avevo la conoscenza che ho oggi, però fare l'amore in quel modo
era piena di pathos, era piena di... ero immersa nelle emozioni e quindi quell'emozione così ctonia, sotterranea, che era dolore, dolce tristezza, dolce malinconia, ti facevano vivere quel momento veramente fuori dal tempo. Allora ti dicono che l'acqua, danzando in acqua, tu potrai sperimentare consapevolmente quelle stesse emozioni, permettendo al tuo corpo, a ogni tua cellula, di vibrare di un orgasmo cosmico, di un piacere immoto, come se danzassi con lo spirito dell'universo. Lo spirito dell'acqua ti sta chiedendo di fare l'amore con lui. E è come se dessi un ultimo saluto a un'identità che sta tramontando e ti avvicinassi a questa nuova alba. Danza con la fine, perché questa fine è la cosa più preziosa che tu stai avendo in questo momento. Ti consiglio di guardare Lo spirito dell'acqua, che è un video di tarocchi che ho fatto su questo canale. Basta che scrivi Lo spirito dell'acqua Taromantic o vai nella sezione playlist I 5 elementi. Sì. E se ti trovi nel mare, al mare, prima di iniziare la danza nell'acqua, puoi andare anche al largo, insomma, invoca lo spirito dell'acqua, ti amo, ti benedico, ho fede in te, e poi inizi a ballare nell'acqua. Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono i tarocchi. Quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? Con questa potenza delle emozioni. È la torre. Non avevo dubbi che uscisse la torre, guarda, o giù di lì, insomma, o su di lì. Allora, l'energia d'amore che sta bussando alla porta della tua vita, lo spirito è quello della distruzione di un'identità che ormai non può proseguire nella tua evoluzione. Sono tutte le maschere che abbiamo indossato quando abbiamo amato, sono tutte le maschere che indossiamo quando amiamo, sono le maschere della brava bambina, del bravo bambino, dei luoghi comuni, della morale comune, sono tutte queste maschere qui. Allora l'amore, lo spirito dell'amore in questo momento ti sta dicendo: distruggi tutto, tuffati in mare, distruggi tutto. E in questa danza nell'acqua, nel mare, tu vedi questa carta dei tarocchi. Ci aiuta come immagine adesso, perché tutto è immagine, sogno, proiezione, alla visualizzazione da fare durante il ballo nell'acqua. Mentre danzi nell'acqua, fai così, cioè come dal tuo corpo, delicatamente, come una danza, segui il peso, la gravità e la non gravità che c'è nell'acqua, quasi a togliere questa vecchia identità, immaginando che tu stai togliendo e stai lavando il vecchio modo di amare, pregno di valori comuni, condizionamenti, danza in questo modo. E poi alla fine, quando esci dall'acqua, mani giunte, ringrazio lo spirito dell'acqua per avermi portato con sé e per aver realizzato la mia nuova alba. Ho fede in te. Bellissimo. Come potrebbe manifestarsi concretamente questa energia d'amore della torre? Attraverso quale evento o persona questa energia può manifestarsi? Attraverso un nuovo amore o praticamente un'azione folle, il matto. Può arrivare una persona matta o può esserci una persona che porta in sé questo archetipo. Una persona che ti costringe a saltare nel vuoto, a fidarti di quello che è, buttando via tutto quello che sai dell'amore e delle relazioni. E qua ti consiglio vivamente di fare l'arcano del matto che abbiamo messo nel corso erotico negli arcani, completamente gratuito, che trovi sul canale. Sono delle domande che ti faccio, che lavorano in profondità e ti fanno abbracciare questo evento in modo impeccabile. Quindi è o una persona che incarna l'archetipo del matto, una persona folle, una persona che non la puoi decodificare con la mente razionale, quindi che manda in tilt tutto ciò che
la tua mente vuole controllare, analizzare o prevedere. Quindi può essere o questo bel giovanotto che segue il proprio istinto o una giovanotta che segue l'istinto, e quindi una persona che non la puoi controllare e prevedere, è una persona che non vuole vincoli, non vuole legami vincolanti al luogo comune, non vuole, e quindi questa è una benedizione per te, perché la tua nuova alba ha a che fare con un amore puro, spontaneo, che non ha a che fare con i vecchi costrutti sociali su come deve essere la coppia. Oppure un evento con il matto che porta alla distruzione del tuo vecchio modo di amare, che può essere più o meno forte a seconda di quanta fede hai negli eventi che accadono. Ok? Molti di voi si vogliono liberare da una vecchia storia o dai vecchi costrutti, e quindi l'evento è qualcosa che è insostenibile ormai, un peso, e scoppia tutto in virtù della bellezza che vuole fuoriuscire dalla tua anima. Molto forte. Perché questo evento arriva? Quale insegnamento vuole portarti questo spirito? La morte, cazzaro. Scusami. Cioè, io ho già visto qual è l'evento e i tarocchi stanno facendo un'immagine perfetta. Allora, perché questo evento arriva? Perché tu possa, da questa distruzione, rendere queste ceneri fertili. Aspetta che... Avevo pure lo sternuto, cioè pensa, ma oh meraviglia! Cioè, allora, questo evento arriva affinché tu faccia una trasformazione radicale, quasi non ti conoscessi più, perché ti sentirai più libera, più libero. Però per fare questo la vecchia pelle si deve staccare. Quindi molti di voi lasciano una relazione, te lo dico così semplice, perché non è più funzionale al percorso. Alcuni di voi incontrano una persona che vi costringe a lasciare andare vecchie abitudini, vecchi modi di essere. Questo può fare un po' male all'inizio all'ego. Dici, ma questa non si gestisce questa cosa. No, non la devi gestire, la devi vivere. Perché queste ceneri della tua vecchia identità diventino terreno fertile per edificare la quercia che sei destinata o destinato a essere. Madonna, madonna mia. Allora, dove rischi di opporre resistenza? Vediamo. Al mantenere il vecchio equilibrio, il vecchio status, il 6 di denari, rischi di opporre resistenza per non turbare lo status quo. Questo status quo può essere identificato, o stai già con una persona, no, non voglio turbare questa situazione, no, è meglio che rimango tutto in equilibrio, nel frattempo tu ti prosciughi. Oppure arriva una persona nuova, no, non posso turbare lo status quo, questa è pazza, no, 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 sto dove sto, non voglio sganciarmi da una vecchia idea di me stesso, di me stesso. 6 di denari. Ma il 6 di denari è una carta stupenda nella misura in cui tu la vedi in ottica e in luce, no? Perché ti dice, facendo questo tu smetti di consegnarti all'approvazione altrui. Facendo questo tu smetti di consegnare il tuo potere all'approvazione altrui, smetti di elemosinare per farti accettare o di nascondere chi sei veramente. Mamma che letturona, ragazzi e miei ragazzi. Vediamo un po' come puoi allearti con questo evento, come puoi cooperare con quello che sta arrivando. Cos'è questo? Ah, Cavaliere di Bastoni. Sì, devi utilizzare lo slancio vitale che in quel momento ti arriva senza pensarci su. Il Cavaliere di Bastoni, come puoi allearti con questo evento, come puoi cooperare con ciò che sta arrivando? Allora, segui lo slancio iniziale e non permettere alla mente razionale di vedere i pro e i contro, se lo faccio, se non lo faccio, seguilo, boom. Qua abbiamo un alpinista, forse, non so, che scala una montagna, no? Ed è tenace, quindi questa immagine è molto evocativa. So che devo farlo, lo faccio perché sono sostenuto dalla mia spinta vitale. Utilizza la tua energia erotica, che è quella procreativa, nella misura in cui danzi nell'acqua, fai il mito del folle, stavo dicendo, l'arcano del folle, corso erotico negli arcani, viaggio erotico negli arcani, anche il rito di morte e rinascita che trovi sul canale. Tu rinasci qua,
Vediamo quale dono nascerà se accogli questo spirito, quale trasformazione può nascere da questa alleanza con il destino. È l'imperatore. Finalmente tu costruisci quello che vuoi. Diventerai assertiva, assertivo, ma nel modo in cui... Cioè l'imperatore, io vi ho fatto anche il video dell'arcano dell'imperatore, no? Il vero potere non significa possedere o controllare o analizzare, significa darsi agli eventi. E nel mito dell'imperatore ti faccio fare la pratica con il toro bianco, il mito di Minosse, no? Che trovi sempre il viaggio erotico negli arcani, il corso lì, che trovi su questo canale alla dicitura corsi, completamente gratuito. Quindi quale dono nasce se accogli questo spirito? Il vero potere nascerà, che è quello di darsi a questo evento, e puoi iniziare veramente a costruire basi solide nella tua vita, con una relazione che ti rispecchia nella tua essenza più pura, senza dover consegnare il tuo potere al consenso degli altri, seguendo il tuo istinto creativo, costruendo veramente delle relazioni stabili e solide. Ok? Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico per te. Il messaggio dell'amante mistico o spirito guida: combatti fino alla morte della vecchia identità, 7 di bastoni, metti i giusti limiti, combatti per la tua verità, in quello in cui credi. Il messaggio è non fermarti. Metti sani confini, non fermarti, vai dritta al punto o dritto al punto, difendi la tua verità, incarnala. Mamma che messaggione qua! Mamma mia, potentissima questa lettura. Allora, vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ci dicono. Vediamo un po', senza dire l'altra persona cosa ti dirà, voglio più che altro vedere l'amante mistico verso che frasi usa per descrivere questo amore che è in arrivo verso di te o che già conosci. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. O arriva una persona che ti denuda l'anima totalmente e quindi ti spinge a fare tutto questo processo di totale trasformazione, no? Ma questa carta qui a monte è il tuo amante mistico che ti dice: sono arrivato nella tua vita a mezzo di questo evento, che sia portato da una persona, che sia un evento in sé, che sia tu che distruggi tutto quello che non ti serve più, o che sia una persona, e ti sta denudando l'anima. L'anima vuole emergere, l'anima vuole emergere. E allora il tuo amante mistico fa emergere l'anima, smettendo di farti avere paura delle tue emozioni, tant'è che questa donna è immersa nell'acqua, no? Che balla. Le emozioni sono... l'acqua sono le emozioni. Smetti di avere paura delle tue emozioni, vivitele. E sì, e no, e no. Difendi questa cosa. E dall'altra parte avrai una persona all'altezza di questo potenziale, mi sta dicendo questa lettura, che tutto è in divenire con il matto. Ok? Vediamo cos'altro ci dicono questi oracoli. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. E questo è il matto. Il gioco, l'entusiasmo, è nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua c'è un grande potenziale, a patto che tu viva il potenziale in questo modo. Va bene? Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Potrebbe essere una persona che ti chiede perdono, e in questo senso però tu non devi mai lesinare su qual è la tua verità. Non devi farti abbindolare dal compromesso mentale sulle emozioni. Anche se una persona dice perdonami, ti prego, perdonami. Sì, però voglio vedere i fatti, cioè la tua verità non deve essere messa sotto scacco da il compiacere l'altro e il 6 denari, mi spiego? E qua tu emergerai in un qualcosa di straordinario, che non si sa dove va a finire, ma certamente va a finire nel vero sogno dell'anima, perché è il matto qua. Vediamo cosa ti dice la musa Bisbiglia.
rischia il tuo punto di vista, la tua verità, cioè qua il 7 di bastoni, combatti per la tua verità, combatti non per la tua verità egoica, quella la devi rischiare, per la verità dell'anima, perché tu la senti già nel corpo questa cosa con il cavaliere di bastoni, e allora sì, che l'alba è più vicina di quanto pensi, è in un istante, mi spiego? Quindi ragazze e miei ragazzi, io ti consiglio le pratiche perché, come vi insegno sempre, l'anima non registra concetti, cioè quello che vi ho detto sta a zero se tu non pratichi, anche piccoli gesti, anche piccoli mudra, anche la pratica del matto, che sono solo domande che ti faccio, no? Allora le segni sul quaderno rituale, ti fanno riflettere, ti fanno agire. Mi spiego? Quindi ragazzi e miei ragazzi, sta per arrivare un'estasi sconvolgente. Tutto questo fuoco, estasi sconvolgente. Io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.